è enorme. Guarda tutto quanto abbandonato, tutto quanto chiuso laggiù. Hi there, how's it going? Welcome back into my channel. Io sono Mr. Nobody. Forse sono un po' troppo sovraesposto, anzi sottoesposto. Ho dormito troppo. In realtà non troppo, mi sono alzato alle 7 e sono uscito nella terrazza a guardare un po' Lisbona e poi mi sono riaddormentato. E questo è un piccolo problema perché ora devo fare tutto quanto molto in fretta, devo rimpacchettare tutto quanto perché mi sto per dirigere a Porto. 3 ore di macchina da qua. L'unica cosa è che la macchina è parcheggiata dall'altra parte. Praticamente devo farmi 2 discese di quelle che vi ho fatto vedere fatte dai tram, quelle super ripide. Una in discesa, ok, e l'altra in salita, molto meno ok, soprattutto perché devo portarmi i bagagli eccetera eccetera. Ma non mi faccio scoraggiare perché sono in super fissa per andare a vedere Porto per la prima volta e me ne hanno parlato tutti quanti super bene. Questo è il video numero 7 che sta per cominciare. In realtà è cominciato così in una maniera un po' casalinga, anche se sono in hotel. Però è giusto condividere anche questi momenti qua perché è quello che faccio ogni mattina, rimpacchettare le cose, spostarmi eccetera eccetera eccetera. Sì, mi mancherà tutta questa cosa. La macchina è dietro quel palazzo rosso laggiù. Però devo scendere e risalire fino lassù. I already checked. Ciao Lisbona. Questo ascensore abbiamo capito che funziona soltanto se tieni premuto fin tanto che non arriva a destinazione il tasto, insomma. Però anche questo è davvero molto piccolo, soprattutto con i bagagli. E ora comincia il vero e proprio problema, perché dobbiamo salire questa strada qua. Ciao Lisbona! A questo punto, sempre quella cosa di stare troppo in macchina seduti che non mi piace, nel senso che mi piace un sacco stare in giro all'aria aperta a camminare, ma mi piace anche un sacco, insomma, guidare. Giusto un momento contestualizzazione in quest'area di servizio perché devo fare solo un po' di benzina laggiù, l'ho appena fatta. Fermi un secondo, ho appena visto sta cosa. What? Cos'è? Siamo a metà percorso tra Lisbona e Porto, manca ancora un'oretta e mezza praticamente, ma mi fermerò prima in un altro posto perché ho cercato sulla mappa prima di uscire dall'hotel un altro posto in cui fermarmi per poter fare un altro po' di foto e un altro po' di video e secondo me è davvero super duper interessante. Adesso però è l'ora di risaltare in macchina anche perché non voglio passare tutto il giorno in autostrada. Yeah, oh my god, there's no one here. Does it go coming? Oh yeah, no, I'm gonna turn on the next one. Like, here? Dunque, siamo praticamente arrivati a destinazione, ovvero ad Aveiro. Però ho sbagliato strada, ho preso la prima uscita invece che la seconda e mi sono ritrovato, vi faccio capire un secondo meglio così, di fronte a questo enorme stadio tutto quanto colorato, molto strano perché sembra praticamente tutto quanto abbandonato, non c'è nessuno se non un pullman di ragazzini che se ne stanno andando e 1, 2, 3, 4, 12 macchine in totale in un parcheggio gigante, praticamente tutto quanto abbandonato. Non era la mia tappa di quest'oggi questo posto qua, era semplicemente che ho sbagliato strada e sono finito davanti a questa enorme cosa. Guardate che roba! Guardate quanto è grosso questo affare qua, è enorme in una cittadina che avrà, non lo so, 300 abitanti. Non finisce più, è gigantesco, tutto colorato ma mezzo abbandonato perché è tutto un po' in rovina. Insomma, non è ben tenuto. A questo punto mi sa che mi fermo un secondo, voglio fare degli scatti a questo affare qua. Ho un 10-18 della Canon e non ci sta tutto quanto intero lo stadio. È tutto chiuso. Sembra quasi di stare in Fallout. Guardate che roba, è immenso. Oh, c'è un cartello laggiù. Stadio municipale di Aveiro, la città in cui sono, inaugurato bla 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 nel 2003, quindi una roba super nuova. Altra cosa da aggiungere, ma che molto probabilmente sapete già, non sono fan del calcio e non sono fan degli stadi.
neanche di questa struttura, però è assolutamente stranissima perché è fatta con tutti questi colori, delle placche di metallo colorate, naturalmente la gran parte tutte quante arrugginite. Capisco davvero, non c'è nessuno, tutto quanto chiuso e non c'è nessun modo di entrare. Forse dall'altra parte è tutto chiuso. Questi sono i vari settori, le scalinate, che secondo me poi può contenere anche una valanga di persone perché è davvero immenso. Lassù ci sono scritte tutte quante le cose che non si possono portare, tipo bottiglie in vetro, megafoni, bandiere, estintori, siringhe, dardi, materiale esplosivo, camere con obiettivi a lungo raggio. Ma tanto qui è tutto quanto chiuso. Non so davvero che cosa sia questo posto, che cosa ne abbiano fatto o se sia ancora in funzione. In questo momento è completamente chiuso. Prima dicevo che non c'era nessuno in questa città chiamata Aveiro, molto probabilmente mi sbagliavo, perché questo secondo piano interrato di questo parcheggio ad Aveiro è completamente pieno di macchine, il che vuol dire che ce n'è un altro qua sopra ancora più pieno di macchine. E sono passato un attimo nel centro storico attraversando la città per cercare questo parcheggio ed è piena di persone e in realtà è davvero molto carina. L'unica cosa è che il tempo non è proprio dei migliori perché è un po' grigiotto, però naturalmente vi farò vedere il motivo per cui ho scelto di fermarmi un secondo qua prima di arrivare a Porto, perché è davvero super duper croccante questa città. Underground. Questa è la piazza principale, insomma, questa è parte della piazza principale che si sviluppa poi tutta quanta in là. Di fronte a me ho il canale che vi ho appena fatto vedere con tutte quante le barche. Penso che ci sia una sorta di celebration, che sia una festa di qualcosa, perché c'è un sacco di gente e stanno tutti quanti prendendo queste barche, c'è una sorta di sfilata. È molto simpatica. Se vi capita di passare tra Lisbona e Porto, sono giusto 20 minuti di deviazione e poi si riprende subito l'autostrada per andare a Porto. Detto ciò, faccio un velocissimo giro anche perché sennò non arriviamo più a Porto. Andiamo. Di qua. La vedete la città alle mie spalle? Quella è Porto. Ce l'ho fatta finalmente ad arrivare all'ultima tappa di questo viaggio. Nel giorno numero 7, domani ci sarà una intera giornata dedicata alla visita della città. Io in realtà magari questa sera vado a farci un salto giusto a dare un'occhiata, a esplorare l'area. E ora in realtà devo andare nell'appartamento qua che mi sono preso. Quindi, siccome questa giornata praticamente è stata semplicemente dedicata al travel, nel vero e proprio senso della parola, allo spostarsi da un punto ad un altro del Portogallo, ed è ormai sera, quindi non c'è tempo di andare a farvi vedere qualcosa della città, eccetera eccetera, ne approfitto per fare una cosa che avrei fatto domani mattina, ovvero farvi vedere l'appartamento preso con Airbnb, che è super simpatico. Quindi un enorme armadio all'ingresso, che è questo qui da dove sono entrato giusto qualche secondo fa, armadio qua sopra, uno specchio su un fianco, altro armadio gigante. Poi, dopo gli armadi, ci si sposta nella zona centrale dell'appartamento. In realtà è uno studio appartamento, ovvero un monolocale con il bagno. In realtà la cucina è un po' staccata, vi faccio vedere poi perché. E quindi abbiamo scrivania, che utilizzerò per montare il video questa notte. E quello... what? Malcolm. Mi sa che i portoghesi non sanno come scrivere welcome e hanno scritto sbagliato, quindi mettiamolo a posto. Poi, dalla scrivania, ci si sposta in un passo al letto. Da qui mi muovo nella cucina, che è completamente fatta, o comunque circondata, da dei vetri. Su questo mini tavolino, la proprietaria di casa ci ha fatto trovare 2 bicchieri di vino e i pastéis de nata. Non so davvero come si pronunci la cosa. È una capsula di caffè, 2 capsule di caffè, che saranno 2 mie capsule di caffè. Per cui l'ultima cosa che rimane da visitare è il piccolo, neanche tanto piccolo, bagno di questo studio. 2 accappatoi nuovi. E, cosa importante, bidet in Portogallo. Sciccheria. Doccia
con cose da portarsi a casa. E direi che è tutto. Vado quindi a concludere questo video con l'ultima parte della casa, ovvero questo micro terrazzino. Li sentite? Non so se sono spine. Questo era gigante. Quindi perdonate questo video un po' più scarno di contenuti dal punto di vista turistico eccetera eccetera, ma rimedierò assolutamente domani. Ora vado un po' a informarmi sulle cose che ci sono da fare a Porto. Detto ciò, noi ci vediamo con il prossimo video tra pochissimi giorni. And that's it for today. Spero davvero di vederci domani se non mi sparano. Take care and see you later. Ciao. No, kinda on the sofa, but just tilting towards me going to the kitchen.